e apriamo il 2025 con un nuovo video, spero interessante, su GarageBand. Innanzitutto tanti auguri e buon anno, spero che vi siate passata bene. Io un po' influenzato, mi sto riprendendo adesso, però ho voluto portare ovviamente questo contenuto perché è interessante secondo me. Questa volta andiamo a collegare sia la tastiera che l'abbiamo già vista l'altra volta, ma andiamo a collegare questo bellissimo pad dell'Airig che ci permetterà di andare a fare dei pattern di batteria, dei ritmi di batteria a mano, praticamente utilizzando questo pad, che è ancora su Amazon. Poi ve lo metto in descrizione se vi interessasse ovviamente l'acquisto. Con questo, cosa vi devo dire ancora? Vi devo dire che io sono Gennaro e quindi vi do il benvenuto nel 2025. In questo canale si parla di tecnologia, legato sempre agli smartphone e tablet. Vedete anche con accessori legati anche alla musica, soprattutto su iPad, e andiamo a vedere ora ovviamente GarageBand per iOS. Andiamo subito e ancora tanti auguri per un buon 2025. Bene, cosa ci serve a questo punto per collegare questi dispositivi? Io utilizzerò ovviamente un hub, USB-A comune, trovate con Amazon a pochissimo prezzo, perché utilizzerò ovviamente il mio iPad Lightning. Se utilizzate ovviamente USB-C avete un pochino meno accessori da collegare, però io utilizzerò ovviamente Camera Connection Kit, perché ovviamente sapete che va alimentato ancora Lightning per poter utilizzare periferiche esterne, tranne qualche piccola penna ovviamente che non va alimentata. Ma comunque se utilizzate un USB-C, diciamo che i dispositivi prendono la tensione dall'iPad, quindi tende a scaricarsi anche lui, quindi va alimentato anche un USB-C. Per andare in mobilità con Lightning ovviamente si può agganciare, un power bank che sostenga ovviamente il dispositivo, che abbia la capacità di alimentare il dispositivo e altre ovviamente periferiche. L'abbiamo già visto sul canale, vi metto ovviamente il link in descrizione, così potete anche andare fuori col vostro dispositivo iOS ancora al Lightning. Quindi cosa facciamo? Andiamo a collegare prima di tutto il Lightning all'interno del nostro dispositivo ancora Lightning, andiamo a collegare la presa di corrente, ok, e a questo punto siamo pronti per andare a collegare tutti i nostri dispositivi. Innanzitutto vado a collegare l'hub, sempre alla rovescia. Dunque si è accesa la lucina, non so se la vedete, comunque la luce blu si è accesa, quindi vuol dire che il nostro hub è connesso praticamente correttamente. Ora vado a prendere i cavetti che mi servono, questo qua mi servirà per collegare ovviamente la mia batteria. Vado a far così, switchiamo di qua che ci vediamo meglio, vado nell'hub, sempre ovviamente al contrario, vado qui, prendo la mia gloriosa batteria, questa qua è il pad delle rig, molto bello, come ho detto c'è ancora sul canale sì, ancora su Amazon, accende qualcosa, ma è una periferica che, se amate fare i riff di batteria a mano, ok, perché è molto divertente, potete ovviamente utilizzarla. Ecco, non so se riuscite a vedere, le spie sono accese, ok, quindi la batteria funziona correttamente, il nostro pad funziona correttamente. Ecco, lo posizioniamo qua, perché poi abbiamo bisogno di collegare anche la tastiera, che vado a immergermi. Ed eccola qua, la tastiera gloriosa dell'Airig, mi sembra che sia 61 taste, adesso non mi ricordo bene. Comunque, a prescindere da questo, andiamo a collegare, scusate ma sono ancora un pochino influenzato, andiamo a collegare anche IDA, ok? Ecco, qua c'è qualche problema, il connettore se ne sta andando a un creaturi, e vabbè, lo stesso ragazzi, ce ne faremo una ragione. Allora colleghiamo anche lei qua, ok, tutti questi accrocchietti qua. Allora la tastiera non si è accesa, allora vediamo un po'. Ok, si è accesa anche lei, non so se vedete la spietta, ma è molto tenua perché poi ci sono i faretti, non lo vedo neanche io. Sì, si è accesa, ok. Ora non ci resta che andare su GarageBand e fare tutti i test possibili.
dobbiamo ovviamente provare a suonare sia la tastiera. Io vi metterò qua, vediamo se vedete tutto. Ok, l'iPad possiamo anche metterlo più in là, tanto non ci interessa vederlo. La tastiera e il pad che proverò a fare, anzi facciamo uno spostamento tattico, così, guardate che bello, guardate che bellezza così, Andiamo adesso ad accendere GarageBand, indossiamo le cuffie e poi faremo le prove. Dunque, siamo pronti per ovviamente vedere, sentire soprattutto quello che può fare questo, questo strumento, questo pad della iRig. Innanzitutto vi faccio vedere molto, velocemente, quello che, è la plancia, ok? I comandi molto semplici. Ci sono ovviamente i cambi di pattern, di situazione di batteria che funzionano o non funzionano. Ovviamente, come ho detto, questo è un po' limitato, ok? Per iOS, però diciamo che ce la facciamo andare. Qui ci sono vari comandi di riverbero e ovviamente qua della possibilità di avere la risonanza nella batteria, poi adesso andiamo a scoprire, qua il volume. Diciamo che non funziona tutto, però diciamo che possiamo accontentarci, perché l'importante poi è quello che, ok, di sentire la batteria come, cioè di suonare la batteria con le dita. Vi faccio vedere, sperando che andrà bene, una specie di riff che si può fare molto semplice, quindi posso fare piattino, ok, molto semplice, però efficace, perché abbiamo presente il pieno controllo, se sappiamo un po', ovviamente, giostrarsi con le mani, di fare quello che vogliamo. Ecco, possiamo ovviamente fare una cosa, non automatica, ok? E quindi possiamo anche divertirci un pochino con le nostre manucce, quindi possiamo fare un po' quello che vogliamo. E abbiamo, qui ci sono ovviamente i bass drum, la cassa, per intenderci, due. Qui ci sono i due rullanti, qua l'altro, qui ci sono i piattini per fare ok, qua c'è battito di mani e qua c'è il bordo del rullante. Qui ci sono i tom, qua ci sono ovviamente il hi-hat, il charleston aperto, ok, qua ci sono i vari ride e i crash, qui il crash uno solo, qua ci sono i ride. Poi quello che vi volevo far vedere adesso è questo slider qua. Sentite che non ha nessun effetto, ok? Qui invece abbiamo il volume, diciamo che più che il volume è la velocità, e qui abbiamo il pan. Diciamo che non abbiamo più niente. Abbiamo la modalità, possiamo cambiare la modalità, vedete sono accesi, non so se vedete i pad accesi. Posso cambiare modalità, vedete che non c'è più rullante, però come vi ho detto la modalità di questo pad funziona molto bene con sample tank della iRig. È cambiato, non c'è più, vedete qua. Sì, è questo, come ho detto, è il primo. La modalità prima è quella che praticamente quella che poi è lo standard MIDI che abbiamo su GarageBand. E qui invece abbiamo la tonalità, ok, possiamo chiamare la tonalità, ma questo lascerei stare perché
o come ho detto è molto limitato. E qua abbiamo il volume generale, questo qua è il volume generale, che non si abbassa più e che funziona, non funziona neanche questo. Però possiamo andare a cambiare ovviamente la batteria. Adesso in GarageBand posso mettere un'altra batteria, ok, e qui ovviamente ci possiamo sbizzarrire, ragazzi. Allora, io ho fatto un piccolo riff di pianoforte, ve lo faccio sentire se parte. E andiamo a registrarlo. Ok, andiamo a registrarlo. Sono andato fuori tempo, però adesso possiamo andare a fare così. Perfetto. Bene, questo video finisce qui. Avete visto che bello questo tipo, questo setup, ok, per poter fare musica con il vostro iPad. Ragazzi, io ovviamente sono entusiasta perché lo utilizzo, ok, qualche volta. Io ovviamente vengo da Logic, è la cosa un pochino più complessa, però diciamo che GarageBand inizia a essere un buon strumento per iniziare e anche fare veramente degli arrangiamenti fatti abbastanza bene, perché poi vedremo due strumenti virtuali che ho acquistato nelle prossime puntate di GarageBand, che sono violini e ovviamente dei sezioni di fiati molto ben fatti, che hanno ovviamente un prezzo veramente ridicolo, 9 euro mi sembra che costino uno per l'altro, e quindi vale la pena forse di acquistarli. Poi, come vi ricordo, tutto quello che acquistate sull'Apple Store, se non vi va, se ovviamente vi rendete conto che sia una cosa fatta così così, potete farvi rimborsare. Bene ragazzi, con questo cominciate a condividere i video del 2025, arriviamo almeno a 5.000, non ce la faccio proprio assolutamente con tutti i video che faccio, perché tanti di voi ovviamente che guardano i video non si iscrivono. Non riesco a capire questo motivo, forse per paura che Gennaro poi chieda qualche soldo, ma qui è tutto gratuito ragazzi, non c'è nessun pericolo di richiesta di moneta, quindi iscrivetevi liberamente, tranquillamente, e poi ovviamente come tutte le cose vi potete disiscrivere se la faccia di Gennaro non vi va. Con questo, in ultimo, vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, è il momento, quindi diamoci dentro e, come dire, ci vediamo ovviamente nel prossimo video e ancora un buon 2025.